Ciao a tutti! In questa nuova serie scopriremo il fantastico mondo della germinazione dei peperoncini. Vedremo i metodi e le tecniche più efficaci utilizzate da voi appassionati. Dalle tecniche di germinazione alle grow box fai da te, al tipo di luci che utilizzate, eccetera. Preparatevi ad essere ispirati. E se anche voi volete condividere i vostri metodi, le vostre tecniche, le vostre grow box, iscrivetevi al canale Telegram e mandatemi foto e video. Qui vi lascio il link. Oggi vi porto a Vedelago, in provincia di Treviso. Conosceremo Stefano e la sua passione per i peperoncini. Stefano gestisce un'azienda agricola a conduzione familiare avviata dal padre negli anni '80. L'azienda, inizialmente dedita all'allevamento di animali, si è evoluta nel tempo, passando dalla produzione di humus fino ad arrivare all'attuale allevamento avicolo a terra. Nel 2014 la coltivazione della vite era in forte espansione. E Stefano ha colto l'occasione, laureandosi in scienze e tecnologie viticole ed enologiche a Padova. L'azienda si è così ampliata con la coltivazione di vigneti e la produzione di vini. Infatti, oltre a vendere l'uva, Stefano produce diverse tipologie di vino. Ma l'azienda possiede anche diversi terreni liberi e 2 serre da 1000 metri quadrati rimasti inutilizzate. Insieme al fratello, Stefano ha iniziato a coltivare ortaggi per uso personale, riscoprendo il piacere di mangiare prodotti genuini. E poi, dalla passione per il cibo piccante, è nata l'idea di coltivare peperoncini. Stefano ha iniziato in piccolo, con qualche piantina, ma la cosa lo ha appassionato sempre più. Ha studiato, sperimentato e anno dopo anno ha aumentato la produzione. Oggi coltiva diverse varietà di peperoncino nelle serre e ha costruito una grow box per le piantine. E proprio questa grow box è la protagonista di questo video. Ma i progetti di Stefano non finiscono qui. Quest'anno pianterà anche degli olivi, così produrrà il suo olio e potrà realizzare conserve e condimenti piccanti. Il suo obiettivo è quello di vendere prodotti a chilometro zero, attraverso la formula della piccola produzione locale. Un altro aspetto molto importante dell'azienda di Stefano è l'attenzione per l'ambiente. Non usa diserbanti né pesticidi e cerca di adottare metodi naturali per la difesa delle colture. Ma adesso vi mostro la fantastica grow box di Stefano. Stefano ci ha fornito di un'accurata descrizione del suo setup per la crescita dei peperoncini, completa di video che ci mostrano ogni dettaglio. Vediamolo insieme. Stefano ha scelto una serra in alluminio con copertura in nylon telato di dimensioni 4,5 metri x 3 e alta 2 metri, costo 120 euro. Per comodità e per un miglior controllo ha deciso di posizionarla nello scantinato di casa, una taverna spaziosa e inutilizzata. Un vantaggio di questa collocazione è la presenza del riscaldamento a pavimento, che mantiene la temperatura della serra intorno ai 22 gradi. Nella parte posteriore della serra, Stefano ha installato 2 lampade a LED a spettro completo da 65 watt, ideali per tutte le fasi di crescita delle piantine. Costo 40 euro l'una. Le lampade sono posizionate a circa 90 cm di altezza e grazie alla loro potenza riescono a coprire l'intera area di coltivazione. Per ottimizzare l'effetto delle lampade ha applicato un tappetino isolante termico riflettente sulla parete. Le lampade sono regolate da un timer e inizialmente forniscono alle piante 16 ore di luce e 8 di buio. Man mano che si avvicina il momento del trapianto, il ciclo di luce viene gradualmente ridotto a 12 ore di luce e 12 di buio. E adesso vediamo la grow box di germinazione. Stefano ha costruito la sua grow box utilizzando dei pannelli di un materiale isolante che aiuta a mantenere una temperatura stabile. Costo 30 euro. All'interno le pareti sono rivestite con carta riflettente per massimizzare l'efficacia della luce. Per garantire un ricircolo d'aria ottimale, la grow box è dotata di 2 ventole da computer, una in basso per l'ingresso dell'aria e una in alto per l'uscita. Le ventole sono collegate a un dispositivo con igrometro e termometro
che le attiva automaticamente quando la temperatura o l'umidità superano i livelli impostati. Nella parte superiore dell'agrobox Stefano ha creato una rastrelliera a cui ha fissato 6 barre a LED da 40 cm a spettro completo. Anche in questo caso le luci sono regolate da un timer e forniscono 16 ore di luce e 8 ore di buio. Le lampade le accenderà soltanto quando i semi saranno germinati e una volta che le piantine avranno raggiunto una certa grandezza le trapianterà e le trasferirà nella serra che abbiamo visto prima. Per garantire una temperatura ottimale per la germinazione, l'agrobox è dotata di un filo riscaldante e un tappetino riscaldante, entrambi collegati a un termostato con una sonda di temperatura inserita direttamente nel terriccio. Stefano utilizza diverse sonde per monitorare temperatura e umidità all'interno e all'esterno delle serrette, in modo da avere un controllo preciso delle condizioni ambientali. Diciamo che tra ventole, cavo riscaldante, luci, più o meno ha speso 100 euro. E in totale, per tutto quello che abbiamo visto finora, stiamo sui 400 euro. Una somma, tutto sommato, abbordabile. Ma vediamo quale metodo utilizza Stefano per far germinare i semi. Mette i semi in ammollo in acqua e camomilla per 20-24 ore circa. Un seme per ogni alveolo in terra umida. Le serrette vengono posizionate nell'agrobox, dove la temperatura sarà sui 24-25 gradi e ci sarà circa il 90% di umidità. Appena le piantine mostrano le prime 2 foglioline, vengono trasferite in vasetti da 15 cm di diametro. Così i vasetti vengono spostati nella serra, dove la temperatura è tra i 20 e i 22 gradi e le luci sono accese per 16 ore al giorno. Verso fine aprile trasferisce tutte le piantine all'esterno in pieno campo, sotto una serra totalmente aperta lateralmente, con solamente una copertura antigrandine sulla testa. Irrigazione a goccia, in caso di necessità utilizza sapone molle e NEM e contro le cimici utilizzerà dei fiori. I tagete. Ha già pensato di piantarli un po' ovunque. Con questo sistema Stefano riesce ad ottenere piante sane e forti, pronte ad affrontare la coltivazione in campo aperto. La sua passione e la sua attenzione per i dettagli sono evidenti in ogni fase del processo. In descrizione vi lascio i link di tutto il materiale che ha acquistato. Complimenti Stefano, complimenti per tutto il lavoro che fai, per la passione che ci metti e complimenti per aver creato con relativamente pochi soldi una serra grow box da urlo. E grazie per aver condiviso con tutti noi la tua grow box. Ricordati di mandarmi qualche video del tuo raccolto, così faremo una nuova serie. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero vi sia utile, magari per costruirvi una grow box simile a questa. Se avete domande, come sempre lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti!